Se volete farvi un viaggetto ma allo stesso tempo sentite la mancanza di casa, beh, allora Barcellona fa il caso vostro. Signori, buongiorno, benvenuti nell'ultimo episodio di questo mio viaggio in Spagna. Vi ricordate quello che vi ho detto 5 secondi fa? Sì, non è una roba per niente positiva, Quanti italiani? Quanti cazzo di italiani? Dunque, oggi andremo alla scoperta di Barcellona. Sì, beh, scoperta. Ormai nel 2024 anche mia nonna, che non è mai uscita da Padova, la conosce. Però io volevo portarvela lo stesso, perché è una delle città che mi ha fatto più cagare di tutte quelle che ho visto. Viva la sincerità sempre, ragazzi. Ma perché? Ovviamente la risposta la troverete in questo video. Quindi detto questo, mettetevi comodi perché un video critico, lamentoso e senza emozioni sta per iniziare. Sì! Bene guys, siamo in centro a Barcellona finalmente, dopo non aver capito nulla con sti treni, metro, bus, quello che è, insomma. Abbiamo preso sta roba qua a 10 biglietti, speriamo che vadano, mi hanno inculato. Come titolo difettato? Che cazzo è? Devo fare così? Ah, ok. C'è il disastro di gente. Comunque, ancora prima di vederla, ci tengo a specificare che è una città che, come altre tipo Parigi, Berlino, che andrò anche là, Roma, e lo sono state altre, non mi interessa assolutamente vederla, però per quello che faccio io è una città, tra virgolette, da fare. Non mi dà delle bellissime vibes, c'è un grandissimo misto di persone, tanti francesi ho sentito, poi dato la vicinanza insomma a Marsiglia, non è comunque una città così sicura questa, è abbastanza pericolosa, mi hanno detto più persone, bisogna stare un po' attenti qua rispetto alle altre che abbiamo visto. Quello che sto dicendo non è assolutamente da confondere con la bellezza della città, che quella è una cosa a parte, è una cosa diversa, quella la scopriremo vivendola. Comunque l'architettura qua a me ricorda un sacco la Francia, un sacco Parigi, sappiamo infatti che Parigi è una di quelle città che ho menzionato che non è che mi abbia entusiasmato così tanto. Sto andando in ostello che è dentro un palazzo gigante, non si capisce nulla, sono molto confusionato. È una hit sto ostello, è pazzesco, c'è il cibo gratis sempre a qualsiasi ora quando vuoi, domani sera è serata birra gratis. Finalmente si può dormire giù, per la mia prima volta in ostello dormo giù e non sopra, cazzo, finalmente. Da quando sono uscito dall'ostello non ho sentito un mezzo tratto di strada che non sappia puzza. Il titolo di questo video potrebbe essere Barcellona è puzzolente, come la vedete? Barcellona comunque è la capitale della Catalogna, che è una regione dell'est della Spagna. Oltretutto questa regione lotta ormai da anni per la dipendenza dal resto della nazione. Si tratta di una delle regioni più ricche della Spagna ed è un territorio da sempre orgoglioso della sua diversità linguistica e culturale. Esatto, ha una sua lingua propria, simile ma diversa dallo spagnolo, ed addirittura ha una sua bandiera. Diciamo che la loro lingua è un mix fra spagnolo, italiano e francese. Anche quando vai a selezionare le lingue nel portale per fare i biglietti c'è la bandiera dello spagnolo, del catalano, dell'inglese, del francese, cioè quindi si differenzia dallo spagnolo questa lingua. Non è comunque l'unica regione spagnola che lotta per la dipendenza. La zona nord-est della Spagna, dove si trova Bilbao, ha una lingua completamente diversa, il basco. Infatti i paesi in quella zona si chiamano i Paesi Baschi. Allora, la bandiera della Catalogna che vi dicevo. Pensate voi che dall'astio sportivo, culturale, politico che c'è tra Barcellona e Madrid, ho nascosto la maglietta del Madrid che ho preso in ostello con Lucchetto perché ho paura che me la fanno su, che costa più di 100 euro, o le danno fuoco, la tagliano, non lo so. Ci diamo una mossa, vi devo spingere, porca puttana. Allora, stiamo andando verso la Sagrada Famiglia, sì, come prima tappa, anche perché è un po' distante dal centro città e non ho più voglia di tornare in quella zona, anche perché ho altri giri da fare. E sappiamo tutti che cos'è la Sagrada Famiglia, non c'è bisogno di dirlo, ma lo dirò lo stesso, è la basilica, la chiesa più importante di tutta quanta Barcellona, ed è stata iniziata la sua costruzione nel 1880, tutto architettato dall'architetto Antoni Gaudí, mi pare si chiamasse. Comunque entrare dentro costa, mi pare, 26 euro, col cazzo che gli do. Non si discute che è bellissima, ma non mi piacciono le gru che ci sono sopra, non mi piacciono, e c'è troppa gente, poi troppa gente. Io aggiungerei anche qualche colore, un po' di blu, un po' di rosso, per richiamare proprio la bandiera catalana del Barcellona, con un po' giallo, e leverei intanto le gru, metterei qualche palma un po' esotica. Ma non posso neanche far riprese da qua vicino perché c'è la muraglia catalana qua di fianco a me. Comunque questa metà qua è strapiena di gente, va bene tutti i periodi dell'anno. Qua davanti ci sono tutti i tizi che ti chiedono la foto. C'è uno di quei tipi là, insomma, che io gli ho detto no, non voglio la foto, grazie. Mi fa sì, metti pure un altro pullover addosso, metti pure un altro cappello che fa freddo. Ma svegliati perpendicolare, va. Bello lo stagno con le nutrie qua che non ho vista una prima. A parte gli scherzi, comunque un super capolavoro ancora da terminare. Una delle chiese, se non la chiesa più bella e particolare che io abbia mai visto.
Complimenti alla Spagna per la presenza di acqua potabile ovunque. Ma voi sapete com'è fatta Barcellona? È fatta con tutti quanti quadrati così. E eccolo qua Zara, la mia guida. E non ho idea perché è fatta tutti quanti quadrati così. Potrebbe essere una cosa romana, ma spero non sia una cazzata. In caso fate finta che lo fosse. E andiamo a prendere il bus e andiamo a vederci il tramonto qui alla Barceloneta. Mica tanto netta sta Barceloneta. Una delle viste al mare più belle che ci siano, con uno dei mari più schifosi che ci siano. Sì, perché il mare qua fa stracagare, non andate al mare. Per quello non mi interessava neanche venire d'estate. A parte che i prezzi d'estate triplicano, ma cioè, il mare fa schifo qua. Comunque, per tutti quelli che se lo chiedono, quello si chiama V Barcelona ed è un hotel 5 stelle. No. Comunque c'è un odore di ganza pazzesco ovunque, per le strade, in spiaggia. Non ho idea se sia legale qui e come sia legale, se sia come a Amsterdam, come a Praga, non lo so. Fatto sta che mi sta dando un gran fastidio. Capio come? Mancano tot giorni, tot ore, tot minuti, tot secondi a non so cosa. Piazza di Barceloneta che comunque inizia nella città e poi finisce in una insenatura. La zona del mare comunque è tutto un grandissimo parco giochi qui, pieno di luci, ruote panoramiche, cani, bambini, palme. C'è di tutto qua. Questo si chiama Monument a Column, mi pare, non Colon che è un'altra cosa, e è praticamente del 1888, c'è rappresentato Cristoforo Colombo col dito così che indica verso l'America. Ara Fabio. Tutta questa che stiamo facendo, che andiamo verso nord venendo dal porto, domani mattina la facciamo all'incontrario con la luce, e questa si chiama la Rambla, che appunto è la via principale. Però quella piazzetta là, milizia, andiamo a vederla. Ah, questa è la Plaza Real, la piazza reale che dà proprio il benvenuto al barrio, ovvero il quartiere gotico. Che comunque le labbra tutte così secche sono sia comunque per il clima che è abbastanza secco qua, ma anche perché io bevo l'acqua del rubinetto qui e essendo molto ferrosa, molto più ferrosa della nostra, anche se comunque potabile e buona, rende le labbra secche in teoria, ma io comunque continuerò a berla lo stesso perché è gratis. Ci vorrebbe a me sì che ho le labbra schepolate. Da notare come dentro ogni tassello del mosaico c'è una foto di qualcosa e tutti insieme forma questo. Questa è una grandissima arte. Di solito non sto a apprezzare, mi fa schifo l'arte, ma questo lo apprezzo e mi piace molto. Ma che belli, ciao Morini! Ciao Morino! Che figata, mai vista una roba del genere? Allora, come ieri abbiamo capito, Barcellona è una grandissima città nella quale il signor Mauro Gaudì ha costruito, architettato, perché lui era un architetto, un sacco di sue architetture e strutture. Mamma mia, ma che bel lessico che ho. Ieri abbiamo visto appunto la Sagrada Famiglia, adesso stiamo aspettando il pullman che andiamo al parco Güell, dove ci sono le sue, tra le opere più belle insomma, e poi andiamo a vedere le sue 3 case più importanti che ha architettato qui nella città. Ragazzi, importantissimo, comprate il biglietto online prima perché c'è una fila tremenda, potete comprarlo anche quando siete lì davanti, ma è sempre meglio prenderlo prima con l'orario giusto, che è ogni mezz'ora, perché c'è veramente tantissimissima gente. Allora, o sono io che ho sbagliato strada, o finora in sto parco, a parte 4 alberi, 2-3 sassi strani, non ho visto nulla. E questa comunque è la collina delle 3 croci, è il punto più alto del tutto il parco Güell. Io provavo a tradurlo in spagnolo, ma non mi dava niente, che bisogna mettere catalano, e catalano, come dicevo ieri, è una lingua diversa e ve lo traduce. Scusate la mia non emozione per questo posto, ma non mi suscita veramente un cazzo. Andiamo nella parte finale, che è la parte iniziale, quella che tutti vogliono vedere, che si chiama Sala Ipostila o Sala Ipostila, che insomma è il simbolo di questo parco. Bene, questa è la Sala Ipostila, come si dice, dove praticamente vedete vengono tutti quanti. Ma speriamo che il panorama ne valga la pena con questi colori che in foto ho visto e dal vivo non ho ancora visto. Beh, le panchine finora sono molto belle, sono tutti dei mosaici colorati questi. Cioè, per fare una foto bisogna mettersi in coda praticamente. Comunque ho fatto il secondo giro sulla pergolata morbida lì per farmi fare di nuovo le foto, ci rinuncio. Qui la gente fa foto di merda, cioè me le sono fatte fare da 3 persone
diverse, tutti foto di merda. Una delle cose più belle che ho visto finora. Cioè mi verrebbe a raccogliere quei soldi che ci sono dentro. Che cazzo butta i soldi qua la gente? Sì, vabbè, comunque se volete buttare via i soldi dateli a me la prossima volta. Per entrare nelle case che sono comprese nel biglietto d'entrata c'è una fila indecente, cioè io ho altro da fare, non posso stare qua a perdere tempo a guardare due cagate. Diciamo allora che a parte la zona della sala ipostila o ipostila come si dice con il panorama non c'è assolutamente nulla, non perdete tempo ad andare a vedere il resto. Poi è un parco fatto esclusivamente per i fighetti, per gli instagrammari, infatti era pieno tutte di fighette chic che io non sopporto. Ma va a cagare, va. Che non è possibile stare un'ora a fare la coda per la foto di un panorama perché ci sono quelle che il parco fa cagare, non venite. Ringrazio mio fratello Diego per la cheat. Ora scendiamo e prendiamo il pullman, andiamo a vedere Casa Vicens, Casa Mila che è la Pedrara, stessa cosa, Casa Batlló, che sono appunto le tre case che vi dicevo stamattina che dovrebbero essere bellissime, ok, solo da fuori perché dentro non entriamo, costa un bordello, architettate sempre da Salvatore Mauro Cristian Alfonso Gaudì. Allora qua Casa Vicens, mosaicamente acqua azzurrata bianca con predominante rosso, con anche dei fiori gialli, vedo se sono fiori questi. Allora qua Casa Vicens, 18 euro entrare, anche no. Eccola qua ragazzi, Casa Mila, la seconda di Gaudì venendo da nord verso sud, con tutte quante le terrazze fatte a onde. E praticamente sta casa qua fa tutto quanto l'angolo così. La potete vedere dal corner, da un lato e anche dall'altro. Allora, si può chiamare la Pedrera oppure Casa Mila, è uguale, costa 25 bombe entrare qua. Allora qua Casa Batlló per la sua bellezza di 35 euro, mamma mia. L'architettura è sicuramente fantastica, molto più bella delle altre due viste finora, la più bella delle tre. Però boh, sembra un negozio della Disney quasi. Non ho mai visto così tanta gente asiatica concentrata in una città, è pazzesca come cosa. Cosa ci fanno tutti quanti qua? Mi sa tanto di Milano sto posto qua, soprattutto il centro, mucho scicchettone, mucho dei fighetti, fighette, negozi da skate. Ragazzi, proprio come immaginavo, ero dubitante di andare nei supermercati, quelli dove c'è scritto supermarket, perché sono quelli, delle botteghette piccole dietro l'angolo, 1,20 euro un litro di acqua, col cazzo, io continuo a bere quella ferrosa del rubinetto, andate soltanto Carrefour e quelle cose là grandi. 2 hours later. Allora sono passate tipo 2 ore, ho fatto un pit stop a casa, così ho mangiato, ho caricato la cam, ho caricato il telefono, così evito di portarmi via il borsello sotto qua che mi fa una pancia così. Anche perché comunque stiamo andando al mercato principale di Barcellona che è aperto tutto il giorno tipo fino a orario di cena, che è la Bucheria. Allora raga, lo sappiamo, è un mercato, ha tutte le cose che hanno gli altri mercati, ok, ma le differenze vanno nell'estetica, in come sono disposte le cose, le luci, i colori. Questo veramente è clamorosamente clamoroso. Che comunque un panino è un panino, un tocco carne su un tocco di carne, cioè, ma la differenza lo fa l'impiattamento e come è gestito tutto quanto. Poi la differenza nostra è che in Italia abbiamo dappertutto le affettatrici che tagliano i prosciutti, poi invece mettono le cosce, proprio il prosciutto crudo messe in modo strano e col coltello vanno a tagliarli. Poi vi ricordo nuovamente che i migliori prosciutti al mondo li hanno gli spagnoli, non gli italiani. Noi italiani penso che siamo al secondo posto. Questo brucia il culo. Io vado a fare un giro qua, sicuramente mi diranno che non si può riprendere dentro. Bella la TN Trap per Diego del Barcellona. Guardate che Minecraft questo maglione, che esotico. Beh, bellissimo. Questo qua è clamoroso, è una hit, ma secondo me è fino, non tiene tanto caldo. Che figata sta maglietta proprio. Poi ci sono anche le scale color blaugrana, tanta roba qua, è bellissimo sto store, è 1000x rispetto a quello dell'altra squadra che non posso dire il nome perché se mi sentono qua mi dicono vai fuori. Guarda che figata, cioè si gioca in qualche modo qua, ma non so come. Cioè che figata, ci sono anche le maglie, quelle vecchissime di quando giocava ancora Cruyff qua. Sto store è clamoroso, è una hit, è il più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita, e tutte le squadre di calcio che ho visto. Quello raga cos'è? Erotic Museum? What? Prima che io spari qualche cagata come è già successo, mi potete scrivere qua sotto nei commenti come funziona il discorso della cannabis qui in Spagna o qui a Barcellona, perché da quanto ho capito ci sono regole diverse in tutte le zone della Spagna. Grazie. Ragazzi, zona spacciatori qua è pieno di pulotti che stanno arrestando un po' di persone. È arrivata la volante a portarli via. Ragazzi, subito dopo il fake zoo, allora io vi direi di non venire per di qua dove c'è stato l'arresto, perché cioè, è peggio di stare in una stazione qua, in una delle peggio stazioni, perché destra e sinistra siete circondati da quelle persone che sono appena state
passata l'estate. Anche se lì in fondo c'è l'Arco di Trionfo, che è l'unica cosa che mi interessava da vedere. The following day. Signori, buongiorno da quel dell'ultimo giorno in Barcellona. Oggi ci facciamo l'ultima tappa, che vi mostro che ci tengo tantissimo, perché non può mai mancare comunque in ogni città, come vi ho già detto, la Piazza di Spagna. Stiamo per andare là, perché da lì poi andremo in un posto molto speciale per me, ovvero a Montjuïc, che praticamente è un quartiere di Barcellona, ma è sopra la montagna. Infatti da lì vedremo, in teoria spero, un bel panorama, oltre a palazzi, musei, varie cose, e soprattutto lo stadio del Barcellona, anzi il secondo stadio, che sarebbe lo stadio olimpico di Barcellona, perché adesso il Camp Nou, che comunque ci passeremo più tardi, è tutto completamente in ristrutturazione. Ora che bello lo stadio da fuori. Allora, quelle lì sono le classiche robe, ma questo sembra tipo un palazzo reale da fuori. Poi tutto il complesso che lo circonda è tutto super moderno, con una vista spettacolare, super a prova, ed è quasi meglio del Camp Nou, che devo ancora andare. La gente non finirà mai di essere ontassina, schifosamente maleducata. In ogni caso comunque il panorama si vede meglio da qua, perché se si va sopra là sei tutti quanti gli alberi davanti, e volendo per venire su c'è tutta quanta la funivia, vedete? Però noi abbiamo usato il pullman perché abbiamo il carnet per quello. Comunque stiamo andando al Camp Nou in ristrutturazione, non ci sarà da vedere assolutamente nulla, però boh, non si sa mai, magari c'è la sorpresina che si vede qualcosa. Allora non so se voi lo percepite, ma qua c'è un gran polverone qua davanti, ci sono il disastro di gru, scavatori, varie robe che stanno lavorando, e con la barriera, e non si vede praticamente nulla. Povero il Camp Nou. Però dai, almeno c'è quello, andiamo a vedere che cos'è. Qua insomma si possono fare un sacco di attività, musei, robe virtuali, giochi, cazzi ammazzi, cibo, foto, video. Poi se il tour dello stadio fosse disponibile costerà 30 euro, 25 euro, anche perché non costa meno di così. Dopo una pausetta di 2 ore in ostello dove ho mangiato, mi sono buttato mezz'oretta. Ragazzi, è ora di abbandonare di nuovo la Spagna. Chissà quando ci tornerò, se ci tornerò. Oh, raga, una cosa super importante: per andare all'aeroporto non prendete i bus A1 e A2, che sono quelli blu, che solo andare costa quasi 7 euro, ma prendete i pullman, quelli lì rossi normali. Dove sono io in Piazza di Spagna c'è il 46, che è incluso nei biglietti normalissimi. Prendete quello. E allora, che ve ne pare di questa città? Penso che il 99% di voi ci sia già stato sicuramente, ma voglio sentire qui sotto nei commenti le vostre opinioni soggettive. Si percepisce, e lo sapete ormai, che questo genere di città non è roba mia, però credo che portarla sotto un punto di vista diverso sia comunque qualcosa di utile per la società, perché non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, e questo non mi piace. Lo sapete cosa preferisco io, ovvero quello che arriverà la settimana prossima. Inizierà una serie di video alla scoperta non di un paese, ma di una parte del mondo. Ragazzi, no spoiler, i miei social li conoscete già. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto. Grazie di essere arrivati a questo punto del video e aver sopportato tutte le mie lamentele. A martedì prossimo, baci, abbracci e spuaci. Au!